Allora, abbiamo preso un autobus che da Trevelin ci ha portato a Esquel. Abbiamo salutato i nostri amici che ci hanno dato ospitalità per qualche giorno e abbiamo potuto vedere quel meraviglioso parco. Adesso siamo a Esquel. Questa è la vista che c'è da qua, dalla stazione. Il cielo è meraviglioso, ha piovuto un pochino stamattina, ma insomma si sta bene. Qua tutte le montagne innevate. Bello, questi paesini sono praticamente circondati dalla cordigliera delle Ande, sono spettacolari. E adesso prendiamo un pullman che ci porterà a El Bolsón. Nuova tappa di questo nostro cammino argentino. Siamo arrivati a El Bolsón. Dovrebbe essere una città molto hippie. In realtà noi la troviamo super mega organizzata e super mega cittadosa, ecco, chiamiamola così, meno hippie di Alto Paraíso del Goya, per farci capire. E siamo arrivati dopo un paio di ore di bus. Il bus è andato tutto bene, panorami mozzafiato, ma la cosa più bella sono quelle montagne là che sbucano da dietro le nuvole. Spettacolare. Quasi pronti per andarcene. Purtroppo siamo stati qui ieri a El Bolsón, ma ha piovuto tutto il giorno e non siamo stati molto bene, e quindi oggi ripartiamo. Dovrebbe esserci una feria, quindi una sorta di mercato artigianale proprio hippie. Andiamo a vederlo e poi prendiamo un pullman che ci porta a Bariloche. Piove, continua a piovere. Vediamo, e siamo tutti pronti con tutte le nostre mantelle. Io ho la mantella rosa. Tu hai la mantella rosa, io verde e il papà c'è la grigia. Casetta molto carina che abbiamo pagato con questo cambio pazzo, non ci capiamo mai niente. Con questo peso argentino l'abbiamo pagata 15 euro a notte. Una grande casa. Andiamo. Sono coperto bene? Sì, Mirko, sei coperto. Queste sono le strade non asfaltate argentine con tutte le buche. E con tutta l'acqua che io posso entrare. Tu puoi entrare, certo amore, noi no. Queste scarpe non si può entrare. Comunque ci raccontavano i nostri amici che il problema delle strade argentine è abbastanza grande, nel senso che i fondi non arrivano mai a coprire, diciamo, e a costruire queste strade per la corruzione che c'è qui, e quindi un governo passa la palla a quello successivo e via dicendo, e alla fine le strade non si costruiscono mai, insomma. E questa è la situazione, insomma. Dove ci sono i marciapiedi tutto a posto, dove non ci sono un po' di meno. Un meraviglioso albero con i pappagallini. Che mangiano. Che belli! Ciao piccoletti! Stanno mangiando le vacche. Stanno mangiando le bacche, amore. Tu mangi le bacche? No. No, infatti. Sei un pappagallo? Sei un pappagallo tu? No. No. Siamo già arrivati alla fermata dell'autobus, abbiamo già comprato il nostro passaggio. Adesso stiamo facendo
un giro, perché qua dovrebbe esserci una fiera dell'artigianato, ma secondo me non ci sarà niente. E siamo arrivati qua prestissimo perché la proprietaria della casetta dove stavamo noi ci ha visto per strada e si è fermata, ci ha caricato sulla jeep e ci ha portato fino a qua. Elena dice di averla riconosciuta, io non ci credo assolutamente, io ovviamente non l'avevo riconosciuta, ma la ringraziamo lo stesso. Ma ci sono anche delle montagnone là. Esatto, adesso le facciamo vedere le montagnone che piacciono a Rebecca. Dove potrei sciare, però è molto pericoloso per le rocce che ci sono. Esatto. Fa parte del circuito storico di El Bolsón, la chiesa di Nostra Signora de Luján del 1950. Dall'altra parte di questa bellissima via, questo fiume, c'è questo richiamo alla natura, indice dell'anima Isti della città. Eccolo lì, una specie di sciamano che fa un rituale per invocare le forze della natura. Piove in continuazione, piove, piove, piove e non c'è nessuna gatta che si muove, c'è solo una Rebecca che si ciupa il dito ancora. Siamo saliti sul pullman che ci porterà alla nostra prossima meta. Durata del viaggio in teoria 2 ore, vediamo. Previsto ancora pioggia all'arrivo, speriamo che smetta. Siamo tutti zuppi zuppi zuppi, zuppetti, vero? C'è anche un polipo qua. Arrivati a Bariloche. Questa è una grande città e nei prossimi giorni cercheremo di esplorarla un pochino. Patria di cioccolato e birra. Tante birrerie, Non lo so. tante cioccolaterie. Ecco, bene. Guarda, guarda. Oh. Tutto cioccolato. Che voglia, Rebecca! Hai visto cosa ha fatto? Wow. Io starei qua ore a guardarlo. Buono! Questo è latte di mandorle con cioccolato fondente. Contro la fisica. Si scioglie. Che buono. Buonissimo.
approvato da una mangiatrice di cioccolato. Ha provato? Il Com'è? tuo è approvato dalla mangiatrice di gelato? È buono, vero? Molto molto buono, buonissimo. A me piace il nome Rapa Nui, che è il nome dell'isola di Pasqua. Ah, grazie. Grazie. Che cos'è, mamma? Con crema di arachidi. Com'è, papà? Mm. Buonissimo, vero? Buono! Vorrei passare qui un mese. Elena ha già messo in conto di tornare. Guarda che meraviglia! Non ho mai visto camminare così veloce Elena. Un nuovo giorno in San Carlo, Bariloche. Sfruttiamo questa parentesi di bel tempo, dove per bel tempo si intende nebbioso, nuvolato e freddo, ma non piovoso, ecco, per cui assolutamente noi la sfrutteremo al massimo per andare a fare quello che è il circuito Cico. Viene definito così, un circuito di 60 km che noi faremo tutti a piedi. Noi faremo una parte di questo circuito dove potremo andare ad ammirare degli scorci del panorama dei laghetti o dei grandi laghi che ci sono qui a Bariloche, che ha un sistema idrico sviluppato con diversi laghi e dicono che abbia un gran bel panorama. Vediamo cosa ne pensa la nostra Rebecca di oggi. Dici un commento, come è iniziata la giornata? Ha qualcosa da dire? Qualche commento da fare? Dica, cosa ne pensa di questa Bariloche? Le sta piacendo? Cosa ha fatto ieri sera? Se lo ricorda? Dove siamo andati? Abbiamo mangiato il cioccolato! Se lo ricorda? Se lo ricorda? Questo sorriso indica un sì, molto bene, molto bene. Siamo appena scesi dalle montagne russe, fatte pagando pochissimo sul pullman numero 20, e al posto di andare su all'albergo Yao Yao, Lao Lao, siamo scesi una fermata prima e ci stiamo incamminando lungo la strada asfaltata perché pare che ci sia un bel mirador un poco più avanti, un punto panoramico. Noi siamo qui. Il nostro obiettivo sarà arrivare fino a qui. Poi da qui vedremo se andare avanti fino a qua per vedere il lago Escondido, oppure se da qui tornare indietro, o se no andare alla laguna là. Vediamo. Sarà tutta un'evoluzione, tutto dipende dalla giornata. Intanto ci si incammina nel sentiero. Questo è il sentiero Arrayanes, il lago Moreno. Y vamos a mirare il lago Moreno. Andiamo a vedere il lago Moreno. Arca, non possiamo entrare con te, Rebecca. Non possono entrare le mascotas. Sono i cani. Quindi... Io non sono i cani. Ah, allora puoi entrare, già.
qua mi sa che è caduto qualcosa. Gigantesco albero. Maestosissimo. Maestosissimo. Che bello. Albero fatto di legno. No, gli alberi, tutto il tronco degli alberi Ah. è fatto di legno. Io pensavo fosse una novità. Bosco dell'Arraiane. Questo albero. Adesso entriamo in una foresta. Ne abbiamo visti un paio che sembrano magici. Wow! Creano delle figure incredibili. Ecco, abbiamo trovato il vecchio saggio Arraiane. Così. Sembra magico. È un po' stregato. Sale su. Verso il cielo. Vedi, ce ne sono altri. E la loro particolarità è che sembra che non abbiano la corteccia, che sia stata grattata via. Di qua, amore? È più facile dall'altra parte. Wow. Ecco un cimango Ho trovato una briciolina. che ha trovato bricioline da mangiare. Meraviglioso. Bello, bello, bello. Sei bellissimo, cimango. Siamo arrivati alla laguna Escolino. Dopo il lungo sentiero, ecco finalmente la baia dei tronchi. In effetti è piena di... Nel fiume. Fiume? Che bello. È un lago. Queste sono le radici di un albero che è caduto. Guardate Rebecca com'è piccolina a confronto alle radici. Vai più vicina che ti mangia il ragno gigante che c'è là dentro. Vai. Vai. Veloce di noi. È conclusa la nostra visita giornaliera al parco, molto bello, è la natura che la fa la padrone qua e tutti questi alberi sono stati davvero bellissimi, poi tutti i laghi meravigliosi. Quindi, come visitare questo parco? Allora, si può visitarlo noleggiando un'auto, abbiamo visto che i costi sono circa 20 euro per un giorno, che comunque non è molto, però insomma si può visitare anche con il bus. Ci sono due bus, un bus che è il numero 10 che ti permette di fare tutto il circuito Cico, quindi percorre tutto il circuito Cico e ci si ferma quando si vuole. Ovviamente ogni volta che si sale bisogna ripagare il biglietto.
E poi invece c'è il numero 20 che abbiamo preso noi, che ti lascia all'hotel Yao Yao, una roba del genere, e poi da lì si parte e si va a visitare il Mirador del lago Moreno, e poi anche la laguna Escondida. Ritorniamo verso casa, anche perché intanto che aspettiamo che passi un pullman da una parte o dall'altra, o qualche macchina che ci possa portare verso Bariloche, dobbiamo camminare 4 km, e quindi intanto ci incamminiamo. Comunque, oppure facendo l'autostop, abbiamo visto anche altri ragazzi che facevano l'autostop, volendo si potrebbe fare anche questa. L'autobus funziona con la tesserina, una tesserina che funziona in realtà sugli autobus urbani anche di Buenos Aires e di altre città argentine. Noi l'avevamo presa ancora a Buenos Aires, costa 80 centesimi la carta, puoi averne solo una anche per 2 o 3 persone come noi, e il passaggio in questo caso, un biglietto costa circa 80 centesimi anche lì. Allora è molto difficile fare la conversione pesos argentini euro, perché davvero ogni giorno il cambio è diverso, è un disastro, non si capisce niente con questa inflazione, quindi più o meno è così. Poi probabilmente venendo anche solo fra 2 mesi i prezzi saranno tutti diversi. Questa è la visuale che abbiamo mentre ci incamminiamo verso casa. Sembra uno di quei frame dei film americani, bellissimo. Ciao cane. Oggi volevamo andare al Cerro Campanario, ma piove, cane, piove, non possiamo andarci. Che meravigliose bacche. E questo, guarda dei grappoloni. Domenica mattina, pioggia, casette di montagna. Ieri siamo andati a festeggiare in anticipo il compleanno di Mirko con una birra artigianale. Lui ha provato una IPA traditional, io ho provato una Honey. Non abbiamo festeggiato, è stata la scusa del compleanno per provare l'altra parte di Bariloche. E quindi abbiamo provato anche i bonbon, cioè i cioccolatini ripieni, uno spettacolo proprio, un grande spettacolo. A Mamushka, che è un'altra famosa cioccolateria che c'è qui. E basta, adesso ci stiamo dirigendo a prendere i biglietti del pullman, sperando che non si siano alzati di prezzo, vedremo. Ecco qui un'altra cerveseria in stile montanaro. Adesso noi scendiamo per andare a vedere il lago anche da questa angolatura. Qua c'è la cattedrale. Andiamo a vedere se è aperta. Bariloche appunto è una città che si sviluppa sul lago, è davvero molto caratteristica. C'è uno skate park proprio davanti al lago, bellissimo. Andiamo a vedere la cattedrale. È molto bello, c'è scritto: i popoli che si dimenticano della propria storia non saranno liberi. Bella, una bella frase. Andiamo a vedere se riusciamo a visitarla. Questo era Bariloche nel 1944.
La lupa abbiamo beccato di Roma, dall'Italia alla città di San Carlo Bariloche in occasione dell'8° raduno alpino del 1967. Ecco a voi la lupa con Romolo e Remo. Ecco, Elena vuole farvi vedere questo. Eh sì, Praline. Ah, qua vanno di moda i rametti, questi sono rametti. perché abbiamo visto fare l'altro giorno. Sì, c'è un ragazzo che nella sua vita fa solo rametti. Sì, l'abbiamo fatto vedere. Solo rametti. Ma quanto cioccolato c'è? Ieri Rebecca ha detto che vorrà vivere in una città dove fanno tanto cioccolato, ha detto. Sì, io abiterò sopra una cioccolateria, ha detto. E là ci sono anche gli alfajores. Vamos. Questa è la via principale di Bariloche. San Carlos. Ah, offrono qualcosa. Elena ha già visto cosa offrono. Cosa offrono? Cosa ho? Vai a prendere, Rebecca. Volevo provarlo. Hola. Oh, grazie. È buono? Era ancora assaggiato. Ah, gracias. Hai visto? E intanto Elena mangia. E Rebecca mangia. Cibo, cibo, cibo. Ah, eccoli qua. Vediamo se c'è quella che abbiamo preso noi ieri. Eccolo là, quello. Sì. Eccolo qua. Ne abbiamo preso quello lì, abbiamo assaggiato. Così è di tutto un po', ma sono misti perché non c'è quello che ho mangiato io ieri che mi ha fatto innamorare. Adesso voglio andare dentro a cercarlo. Adesso Praticamente il costo sono 7.900, al cambio attuale sono 6 euro. Buonissimi. Poi ci sono tutti i cioccolatini a forma Possiamo di prendere animaletto, ancora. torrone. Vuoi mangiare anche quelle robe? Ma hai appena mangiato un altro cioccolatino, amore. Non si possono mangiare troppi cioccolati, ci viene il diabete. Era cioccolato ripieno con la Mamush Cream. Perfetto. Guarda qua, con tutte le bamboline che si muovono, meraviglioso. Sembra molto film dell'orrore. Bellissimo. Mamushka. E poi di là ce n'è un'altra di ciocolateria. Ma Elena le sa tutte a memoria, tutte a memoria, sa. Occhio la macchina. Finalmente siamo arrivati in un posto dove non c'è solo caffè, che piace tanto a Mirko, ma c'è anche il cioccolato. Mamma. Comunque secondo noi, ieri parlavamo di questa cosa, secondo noi cioè il dolce migliore sono proprio cioccolatini ripieni di quel cioccolato che tutto morbido, che si sfalda in bocca. Mamma mia. Una zona pericolosa. Mamma mia. La piazza principale di Bariloche. Bandiera dell'Argentina onnipresente. C'è un pupazzo di neve rosa. Si chiama unicorno, arcobaleno o gatto con botas rosa. Gatto Qui c'è Roca. con botas. Rebecca. Gatto con botas. Vieni qui, gatto con botas. Guarda quanto colore porta Rebecca in questa giornata uggiosa. Anche io. Dov'è Rebecca? Rebecca, vedo le tue gambe. Non è vero. Rebecca, vedo le tue botas. Ecco, questa è la cerveseria Manush, dove siamo venuti ieri sera. Una di quelle artigianali della zona. Ovviamente questo è il negozio e la fabbrica si trova invece sul circuito Ciclo, chilometro 4. Durante l'happy hour
Qui fanno degli sconti sulla birra e quindi ogni birra poi ha un suo sconto. Quindi non ti danno il cibo, ma ti danno uno sconto sulla birra. Di nuovo in viaggio.